Abbassare una maschera nera sul viso non serve a nascondersi. Serve a sopravvivere a un frammento di sole. Quando premi il grilletto di una saldatrice, non stai semplicemente unendo due pezzi di ferro. Stai manipolando le leggi fondamentali della fisica quantistica. Stai scatenando una tempesta di energia così violenta da strappare gli elettroni dalle loro orbite. In un istante, a pochi millimetri dalle tue mani, la temperatura supera i 10.000 gradi. È più caldo della superficie della nostra stella. Ma per capire il miracolo che sta avvenendo, dobbiamo dimenticare l'officina, il rumore e le scintille. Dobbiamo rimpicciolire fino a guardare la materia dritto negli occhi. Immagina di essere un elettrone. Vivi intrappolato nella punta di un elettrodo di tungsteno. È una prigione di metallo denso e pesante. All'improvviso, una forza elettromotrice inimmaginabile ti spinge verso l'esterno. Davanti a te c'è un baratro, un vuoto di pochi millimetri che ti separa dal pezzo di metallo da saldare. L'aria in mezzo è un isolante perfetto, un muro invisibile. Ma la pressione elettrica alle tue spalle continua a salire. 100 volt, 200 volt, la tensione diventa insostenibile. L'aria stessa inizia a cedere, a lacerarsi sotto lo sforzo magnetico. Ed è qui che la fisica si rompe. Con uno schiocco brutale, l'aria viene ionizzata. Le molecole di gas vengono letteralmente fatte a pezzi. I loro elettroni vengono strappati via, trasformando l'aria da un gas pacifico in un tunnel di fuoco conduttivo. È nato il plasma, il quarto stato della materia. Ora, miliardi di elettroni come te si lanciano in questo ponte di luce accecante, sfrecciando a frazioni della velocità della luce. Questo fiume di energia pura si schianta contro la superficie del metallo sottostante. Un bombardamento cinetico devastante. A livello microscopico, l'acciaio non è un blocco solido, è una rete tridimensionale perfetta. Un reticolo cristallino dove ogni atomo di ferro è tenuto al suo posto da legami invisibili, come l'impalcatura di un grattacielo infinito. Ma sotto il bombardamento degli elettroni, questa impalcatura inizia a tremare. L'energia cinetica si trasforma in calore estremo. Gli atomi di ferro vibrano sempre più forte, ribellandosi ai loro legami, fino a quando, a 1500 gradi, la struttura cede. L'impalcatura crolla. L'acciaio solido si arrende e si trasforma in un oceano liquido e turbolento. Ma in questo oceano di metallo fuso si nasconde una minaccia mortale: l'ossigeno. Nell'aria che respiriamo, l'ossigeno è vita, ma per l'acciaio liquido è un veleno letale. Se le molecole di ossigeno toccassero questa pozza incandescente, si legherebbero istantaneamente al ferro, creando scorie, bolle e ruggine interna. La saldatura sarebbe fragile come il vetro, pronta a spezzarsi al primo sforzo. È qui che entra in gioco il vero eroe silenzioso di questo processo: il gas di protezione. Una cupola invisibile che deve difendere il metallo indifeso a tutti i costi. Nel processo TIG, dalla torcia scende una cascata di gas nobile. Spesso è l'argon. L'argon è un gas inerte, il che significa che è profondamente asociale. I suoi atomi sono completi, stabili e rifiutano di legarsi con qualsiasi altra cosa. Questa cascata invisibile avvolge la pozza di metallo liquido come uno scudo di forza fantascientifico. Le molecole di argon, pesanti e dense, spazzano via violentemente l'ossigeno e l'azoto. Creano un microclima alieno sulla Terra, un ambiente di purezza assoluta dove il metallo può fondersi senza essere contaminato dal nostro mondo. Al centro di questo uragano di gas e plasma c'è lui, l'elettrodo di tungsteno. Mentre tutto intorno fonde e ribolle, lui rimane fermo, affilato come un ago. Il tungsteno ha il punto di fusione più alto di quasi tutti i metalli dell'universo. Oltre
3400 gradi. Diventa bianco accecante, suda elettroni, ma non si scioglie. È il direttore d'orchestra di questa sinfonia termica. Dirige l'energia esattamente dove serve, scavando un cratere di metallo liquido nei due pezzi d'acciaio che vogliamo unire. Per riempire lo spazio tra i due pezzi, interviene una bacchetta di metallo d'apporto. Viene spinta manualmente dall'operatore ai bordi del Sole in miniatura. Appena la punta della bacchetta tocca l'alone termico del plasma, i suoi atomi vanno in panico. La bacchetta si scioglie, formando una goccia perfetta di oro liquido. Questa goccia esita per un millesimo di secondo, poi viene risucchiata dalla pozza principale per tensione superficiale. Si tuffa nel cratere fuso, mischiando i suoi atomi con quelli dei due pezzi originali. È un rimescolamento caotico, una danza di miliardi di particelle che perdono la loro identità originale. Ma cosa succede se abbiamo bisogno di velocità? Se il TIG è un bisturi chirurgico, il processo MIG è una mitragliatrice pesante. Qui non c'è un ago di tungsteno immortale. Il filo di metallo stesso fa da elettrodo. Viene spinto fuori dalla torcia a una velocità incredibile, portando con sé la corrente elettrica. Questo filo non è fatto per sopravvivere, è nato per essere sacrificato. Quando il filo tocca il metallo base, crea un cortocircuito intenzionale e violento. In quell'istante di contatto, la corrente elettrica schizza a livelli folli. Il filo di metallo non può sopportare quell'energia. Si surriscalda all'istante, fonde e, a causa delle brutali forze magnetiche che lo avvolgono, viene fisicamente strozzato. Un effetto noto come pinch-off. La punta del filo viene tagliata di netto dalla forza elettromagnetica e sparata come un proiettile liquido dentro la pozza di fusione. Subito dopo, l'arco elettrico si riaccende, fondendo il pezzo. Poi il filo tocca di nuovo. Cortocircuito, esplosione, lancio. Questo ciclo di scontro, strozzatura ed esplosione non avviene una volta ogni tanto. Avviene fino a 200 volte al secondo. È un ronzio furioso che squarcia l'aria. Una grandinata ininterrotta di asteroidi di metallo fuso che bombardano il cratere liquido. È un processo caotico, rumoroso, selvaggio. Le forze in gioco sono così violente che piccole gocce di metallo vengono espulse fuori dalla pozza, creando quelle spettacolari piogge di scintille che vedi cadere a terra. Ma in mezzo a questo inferno, l'obiettivo viene raggiunto: riempire lo spazio vuoto con nuovo materiale incandescente. Poi il grilletto viene rilasciato. L'arco elettrico si spegne. Il silenzio cala improvviso. La fonte del calore cosmico è svanita e le leggi della termodinamica riprendono il controllo. Il metallo fuso, che fino a un secondo fa turbinava a migliaia di gradi, subisce uno shock termico. Il calore inizia a fuggire rapidamente verso le zone più fredde dell'acciaio circostante. Nel microcosmo, l'oceano caotico di atomi inizia a rallentare. La festa selvaggia dell'energia cinetica sta finendo. Gli atomi, prima liberi di scivolare gli uni sugli altri, sentono di nuovo l'attrazione chimica dei loro vicini. Inizia la solidificazione. È una corsa contro il tempo. Come l'acqua che diventa ghiaccio, gli atomi di ferro iniziano ad agganciarsi tra loro, formando nuovi cristalli. Ma non lo fanno in modo ordinato. Crescono partendo dai bordi freddi verso il centro ancora caldo. Colonne di atomi si impilano l'una sull'altra, creando strutture chiamate dendriti, simili a foreste di pini microscopici che avanzano verso il centro del cratere. Si intrecciano, si scontrano, si incastrano per sempre. E in questo preciso istante avviene la magia per cui l'uomo ha inventato tutto questo. I due pezzi di metallo originali e il filo d'apporto non esistono più.
Se guardassimo questo nuovo cordone solido al microscopio elettronico, non troveremmo più una linea di confine. Non c'è colla, non c'è nastro adesivo. Gli elettroni ora orbitano liberamente passando da un atomo che apparteneva al pezzo di destra a uno che apparteneva al pezzo di sinistra. I due oggetti si sono dimenticati di essere stati entità separate. Sono diventati un unico, ininterrotto blocco di materia. Spesso questa zona di unione è persino più dura e resistente del metallo originale che la circonda. Ogni volta che vediamo la luce bluastra di una saldatrice in un cantiere, stiamo assistendo alla violazione temporanea delle regole della materia. Stiamo guardando l'uomo che usa il potere di un fulmine per costringere la natura a riscrivere la sua architettura interna. Ponti, grattacieli, navi spaziali, le tubature che portano l'acqua nelle nostre case. Tutto è tenuto insieme da queste cicatrici cosmiche, da questi punti in cui abbiamo fuso la realtà per crearne una nuova, più forte. Io sono Renderium e questa è l'invisibile sinfonia della materia. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.